Inazuma Eleven Go si apre con un misterioso personaggio che dichiara di voler controllare il calcio, affermando che da esso ne va del suo destino. Per fare questo si servirà degli imperiali, giocatori addestrati nel cammino imperiale attraverso un allenamento speciale, ma solo i migliori potranno andare avanti e non soccombere alle difficoltà. Uno di questi calciatori è Victor Blade, uno dei più forti degli imperiali. Victor ha il compito di cancellare il calcio alla Raymond, la squadra che 10 anni prima aveva vinto il Football Frontier, ma a lui si contrappone un nuovo arrivato, Arion Sherwind, il vento della rivoluzione. Presto incontriamo la figura nascosta dietro il quinto settore, un'organizzazione che controlla il calcio giovanile giapponese, decidendo il risultato delle partite in precedenza. Come viene spiegato da Riccardo, il prestigio delle scuole si basa sulla forza della componente calcistica, quindi per garantire un equilibrio il quinto settore decide i risultati delle partite. Disubbidendo alle sue indicazioni, la pena è la chiusura del club di calcio d'appartenenza senza esclusioni. In realtà la Raymond è proprio l'eccezione che conferma la regola che, nonostante si rivolti contro Alex Zabel, il grande imperatore, non riceve nessun tipo di penalizzazione. Ma perché non viene distrutta come le altre scuole? Il motivo è il fascino che Zabel prova per questa squadra, da quando Riccardo è riuscito ad evocare il suo spirito guerriero, il direttore d'orchestra. Arriva la prima partita della Raymond, dove devono sfidare la scuola superiore dei prodigi. Il risultato scelto è 3-0 per gli avversari. Arion cerca in tutti i modi di risvegliare la squadra e negli ultimi minuti passa la palla a Riccardo che la scaraventa in porta segnando, e così disubbidisce al quinto settore. Dopo questa amichevole l'allenatore Travis viene dimesso e a lui subentra Mark Evans, il leggendario portiere che ha portato alla vittoria l'Inazuma Japan nel Football Frontier International. Perché il grande imperatore ha scelto proprio lui come guida della Raymond? Perché non ha preferito qualcuno sotto il suo controllo? Conosciamo anche l'incidente che ha causato a Vladimir Bled la perdita dell'uso delle gambe. Mentre i due fratellini si stavano divertendo in cortile cercando di replicare le famose tecniche di Axel Blaze, il loro idolo, il pallone finisce su un albero. Victor si arrampica per recuperarlo, ma un ramo su cui era appoggiato si rompe. Vladimir, per salvare il fratello, si sacrifica e usa il suo corpo per ammortizzare la caduta, ma questo gli comporta una grave lesione che non gli permetterà più di camminare. L'unico modo per farlo guarire è un intervento all'estero molto costoso che la famiglia non può permettersi, ed è qui che entra in gioco il quinto settore. Riconosce il talento innato di Victor e sfrutta questo suo senso di colpa per portarlo dalla sua parte, garantendogli che, se avesse ubbidito i suoi ordini, avrebbe pagato per lui le cure mediche di Vlad, che così sarebbe potuto tornare a giocare a calcio. Il suo ultimo compito era di eliminare la Raymond contro l'istituto della fiducia incrollabile, ma accade qualcosa di inaspettato. Victor, vedendo come gli avversari giocano fallosamente, si accorge di quanto sia corrotto questo sport in quelle condizioni e prende le parti della Raymond, aiutandola a vincere. Il ragazzo si trova in un bivio: continuerà a obbedire al grande imperatore per ottenere le cure del fratello, oppure combatterà al fianco di Arion e gli altri contro questo calcio manipolato? Cosa gli starà più a cuore? Durante l'incontro contro la Royal Academy, Vladimir guarda come il fratello sta trattando il loro tanto amato sport e si accorge della malinconia che sta provando. Scopre il patto che Victor ha col quinto settore e lo prega di continuare a giocare con la stessa passione di quando erano piccoli. Victor, come se si fosse tolto un peso, torna a giocare con la Raymond e riesce a completare la tattica dell'assalto tuonante, così da sconfiggere la Royal Academy. Ed ecco che entra in scena un'altra organizzazione, la Resistenza, un'alleanza contro il quinto settore composta da molti componenti della vecchia Inazuma Japan, con leader Seymour Hillman. Gli altri membri sono George Farwell, il vecchio preside della Raymond Junior High, Sonny Raymond, il fondatore della scuola, Percival Travis, William Glass, Jude Sharp, David Sanford, Nellie Raymond, Sean Frost, Jordan Greenway e infine Xavier Schiller. Il loro obiettivo è di riportare in auge il vero calcio senza risultati prestabiliti, ma solo la vera e unica passione per questo magnifico sport. Per fare questo si sono infiltrati con Jude e Sanford come allenatori della Royal, così da prendere informazioni dall'interno e prendere le apposite contromisure. Oltre ai personaggi che ho elencato, ce n'è un altro che si muove tra le fila del quinto settore, ma ci vorrà ancora un po' di tempo prima di scoprire chi è realmente. La Raymond ha un ruolo cruciale nello spodestare Alex Zabel, infatti dovranno arrivare il più lontano possibile per poi fare eleggere Hillman come grande imperatore. Arriviamo al momento prima della partita contro l'Istituto Galattico, dove Alex Zabel, mediante Julia Blaze, vuole fare la conoscenza di Arion e dirgli come le sue scelte stiano condizionando negativamente il calcio. In seguito, dopo aver sventato un furto, il ragazzo viene salvato
salvato da un pallone, calciato proprio dal grande imperatore. Questo tiro rievoca un preciso ricordo in Arion, dove venne protetto quando era ancora bambino ad Okinawa da una lastra di legno che rischiava di cadergli addosso. Non ha più dubbi, la persona che lo ha salvato è il mitico Axel Blaze, colui che ha salvato la Raymond. Ma com'è possibile che qualcuno che amava così tanto questo sport sia finito nel regolamentarlo in questo modo? Anche Victor si pone la stessa domanda e pensa di aver capito il mistero dietro alla figura del quinto settore, ma non ce lo vuole ancora svelare. L'unica cosa che sappiamo è che molte scelte del grande imperatore sono state discutibili, come l'impiego di Mark Ivas e Byron Love come allenatori, rispettivamente della Raymond e della Kirkwood Junior High, e la decisione di non fermare direttamente la squadra capitanata da Riccardo, aumentando le possibilità di Seymour Hillman di salire al trono. Arriva il momento di un altro incontro per Arion e questa volta è con una persona che fa parte del quinto settore, ma non conosciamo bene il suo ruolo. Fa riflettere il ragazzo su coloro che si impegnano tanto per vincere, ma non ci riescono mai, come se il calcio voltasse loro le spalle, e gli chiede cosa proverebbe se non potesse più giocarci, e se ne va. Durante una delle solite visite all'ospedale da parte di Victor al fratello, Giulia lo ferma e lo porta da Alex Zabel, che gli propone un allenamento speciale con l'obiettivo di creare una nuova tecnica speciale, il tornado di fuoco doppia direzione, addirittura più potente del tornado di fuoco originale di Axel Blaze, e sarà la mossa decisiva per vincere la finale. Grazie all'aiuto di Jordan e Xavier, che ormai è diventato il presidente della compagnia Schiller, scopriamo che il quinto settore sta facendo delle frodi fiscali e ci sono diversi file che hanno in comune il nome Dragon Link, ma ancora una volta non sappiamo a cosa si riferisce. Inoltre Victor ha ricevuto una chiamata dall'ospedale e avrà una gran bella notizia. Grazie a un donatore anonimo, Vladimir potrà operarsi all'estero e probabilmente questa persona è proprio Axel Blaze, che si ricorda i suoi sentimenti quando sperava nel risveglio della sorellina. Non ha voluto che qualcun altro vivesse il suo calvario. Ormai abbiamo sempre meno dubbi riguardo Axel e il suo amore sconfinato verso il calcio. E così è l'ora della partita contro il Collegio del Monte Olimpo, squadra allenata proprio dall'ormai smascherato Axel Blaze, Austin Hobbs e Dave Quagmire. Ma c'è un dettaglio particolare. In un altro trono a guardare la finale sembra esserci colui che ha parlato ad Arion della pericolosità del calcio, se non regolamentato come vuole il quinto settore, e questo ci porta a nuove domande. Chi è davvero questa persona? Nella pausa tra primo e secondo tempo conosciamo un po' di più sul suo conto. Era un ragazzo che amava alla follia il calcio, ma non poteva permettersi nemmeno un pallone, quindi ha deciso di rubarlo. Questo gli ha causato una permanenza in prigione, dovendo rinunciare al calcio per molto tempo. Sceglie di esonerare Axel dal ruolo di allenatore e sarà proprio Gian 5D a sostituirlo, il padre del capitano e portiere. Così entra in gioco la pericolosa Dragon Link, una squadra che sostituisce quella del Monte Olimpo, allenata personalmente da 5Dea. Da questo momento sappiamo con certezza che Axel è entrato a far parte del quinto settore per proteggere dall'interno il calcio. È lui la talpa che tramava tra le fila dell'organizzazione. Ha rinunciato al suo posto in nazionale per questo, per salvare il calcio dalle grinfie del quinto settore, per ricordare alla mente dietro il grande imperatore cos'è veramente questo sport, i sorrisi di coloro che hanno vinto usando tutte le loro forze. E così la Raymond, grazie al tornado doppia direzione, riesce a sconfiggere la Dragon Link e finalmente Seymour Hillman diventa il grande imperatore, eliminando definitivamente il quinto settore. Passiamo in Azuma Eleven Go Chrono Stones, dove troviamo un'altra minaccia. Dei ragazzi provenienti dal futuro vogliono cancellare il calcio. Nessuno si ricorda di quello che è successo da quando Arion è arrivato alla Raymond Junior High, e tutto questo è a pro di un ragazzo che con un pallone muta gli avvenimenti con cui le persone hanno conosciuto il calcio, fino a farlo scomparire. L'ultimo a cui cerca di far dimenticare questo sport è proprio Arion Sherwind, ma non sarà così semplice. Nonostante Alpha muti la linea temporale in cui Arion viene salvato da un tiro di Axel, Arion continua ad amare il calcio, lottando contro la sua mente. Ma chi sono queste persone che vogliono cancellare il calcio e perché lo vogliono fare? Facciamo la conoscenza di Ferune, un ragazzo proveniente dal futuro che è tornato indietro di 200 anni per salvare il calcio, e di Wonderbot, un orso che ci farà conoscere il Miximax, una meccanica di fusione tra due personalità che rende il giocatore molto più forte. Fai spiega di come la Eldorado, un'organizzazione che prende scelte a livello mondiale nel loro tempo, abbia deciso di cancellare il calcio dalla faccia della terra. Il suo presidente è William Todsford. I nemici dell'organizzazione sono gli ultraevoluti, dei ragazzini che hanno dei geni eccellenti nell'ambito del calcio e che vogliono dominare il resto dell'umanità ritenendoli inferiori. La Protocollo Omega, una delle squadre della Eldorado, prende di mira anche Mark Evans col tentativo di impedirgli di fondare il club di calcio della Raymond. In suo aiuto arrivano Arion e Faye con un'altra importante aggiunta, Vladimir Blade, colui che in un'altra linea parallela non ha perso l'uso delle gambe, cercando di salvare Victor, ma ha potuto coltivare il suo amore per il calcio grazie a una borsa di studio all'estero. Grazie all'aiuto di un uomo che non ha voluto rivelare il suo nome, è riuscito a viaggiare nel tempo e ad arrivare nell'epoca di Mark, così da sconfiggere gli avversari con la sua armatura e permettere la costruzione del club di calcio.
Dopo l'ennesima sconfitta della Protocollo Omega scopre un altro lato oscuro della Eldorado. Alcuni componenti della squadra vengono portati nel centro di detenzione e correzione, un luogo che comporta una reazione di paura nelle vittime, ma non conosciamo nulla al riguardo. Alpha, il capitano, è uno di quelli presi di mira e a lui subentra Beta con la Protocollo Omega 2.0, che prenderà parte alla partita tra Giappone e Stati Uniti impersonificando la nazionale nipponica. Fino all'arrivo della Raymond giocano in modo estremamente scorretto e portano in vantaggio il Giappone di 8 reti. La partita ha senso unico grazie alle abilità del capitano Beta e distruggono la Raymond. Come ciliegina sulla torta sigillano il Mr. Mark Evans in una Chronostone, quindi viene portato in un'altra dimensione dove non può né parlare né muoversi e non può compiere nessuna azione. Anche Axel Blaze si aggiunge al salvataggio di Mark venendo informato dal benefattore X. Vi ricordate di Gian 5Dea? Dietro alla mente del quinto settore c'era proprio colui che ha informato Axel, ma di cui non sappiamo nulla, solo che viene probabilmente dal futuro e che ha attraversato il tempo per arrivare ai giorni nostri, per fare la conoscenza di quei giocatori che nel futuro si sarebbero chiamati ultraevoluti. E tra i candidati c'era anche Arion. Dopo l'apparizione di Tescat che salva i giocatori della Raymond da sconfitta certa e riesce a far padroneggiare l'armatura ad Arion così da sconfiggere vecchi membri della Protocollo Omega che, adirati per la sconfitta del loro capitano, sono andati per batterli. Arion chiede a Tescat di unirsi a loro per sconfiggere la Eldorado e proteggere lo sport che tanto amano, ma il ragazzo deve declinare l'offerta. Dice che appartiene all'isola e non può lasciarla sola. Questa breve parentesi suggerisce che Tescat fuori dall'isola del cammino imperiale non esiste e che è proprio lo spirito del calcio. Questo ci farebbe capire il perché conoscesse sia l'armatura che il Miximax. Dopo aver sconfitto la Protocollo Omega 2.0 al tempo di Nobunaga Oda, arriva un nuovo personaggio, Goldie Lemon, una ragazza che sostiene di essere l'attaccante principale della Raymond. Il presidente dell'Eldorado non si spiega chi sia questa persona e chiede di fare una ricerca a riguardo, preoccupato. Facciamo la conoscenza anche di Zanar Kavalunic, un membro della classe bassa senza nome, rinomato per essere un criminale di classe S. In poco tempo incontra Gamma, un altro prediletto dell'Eldorado, considerato più forte addirittura di Beta, ma in poco tempo dovrà piegarsi alla forza di Zanark, che prenderà il suo controllo e di tutta la Protocollo Omega 3.0. Dopo l'ennesima delusione da parte dei componenti dell'Eldorado, nasce la Zanark Domain, dove Zanark, il capitano, riesce a padroneggiare l'aura di Ciao Ciao. Ma come ha fatto senza le pistole Miximax? Come spiegato da Todsford, grazie alle Chronostones o di Mark o di David Evans è più semplice fondere due personalità, anche se c'è una maggiore differenza di potenza. Infatti, senza la Chronostone del vecchio sarebbe stato impossibile fare il Miximax tra Riccardo e Nobunaga Oda. La partita tra la squadra del detenuto e della Raymond si conclude con l'esplosione di Zanark, dove la sua immensa forza, ormai fuori controllo, ha causato la fuga delle due squadre. A lui apparirà il benefattore X che gli dice che quella forza irresistibile rappresenta quella di un ultraevoluto e se ne va. Successivamente, dopo la partita nell'epoca di Ryoma Sakamoto e Sojo Kita, Zanark si convince di restituire la Chronostone di Mark, ma il benefattore X la prende in volo e solo in seguito da delle spiegazioni al ricercato. Gli dice che hanno ancora bisogno di quella pietra che ha una potenza enorme ma ancora sconosciuta. A lui si aggiunge anche un nuovo ragazzo che sostiene di avere lo stesso potere di Zanark, quindi anche lui è probabilmente un ultraevoluto e menziona la New Gen. Nel futuro c'è una guerra tra l'Eldorado e gli ultraevoluti, un'organizzazione di ragazzi con un gene particolare. Il gene UE è dovuto dalla forza di alcuni giocatori del passato che, continuando la loro dinastia, i discendenti acquisiscono questo potere speciale che li rende più forti sia intellettualmente che fisicamente rispetto alle persone normali. Ma torniamo al conflitto tra le due fazioni e qui ci viene spiegato il perché del timore dell'Eldorado che prova verso il calcio. Infatti, per colpa di questo sport sono potute nascere persone del genere che minacciano il futuro, ritenendosi superiori alla gente comune. Il loro capo è Simeon Hype, proprio quello che ha parlato con Zanark dopo l'ennesima partita di controllo della sua forza. Con lui c'è il benefattore X, e ora c'è più chiaro del perché stia aiutando la Raymond contro la fazione nemica comune. Essendo dalla parte degli ultraevoluti, spera che possano sconfiggere l'Eldorado. Qui si uniscono i punti. Assieme a Simeon è colui che guida la New Gen ed è anche lo stesso che ha attraversato il tempo per andare nel passato per scovare i prossimi talenti, che avrebbero potuto sviluppare il gene UE. Ma perché aiutare un'organizzazione così pericolosa? È anche lui un ultraevoluto? Non sappiamo nemmeno nulla riguardo Goldie, che sembra conoscere Faye più di quanto lui conosca se stesso. I vertici della Eldorado suppongono che qualcuno stia bloccando le sue linee temporali per non fare scoprire chi sia, ma chi sarà veramente questa persona? Simeon ai tempi di Rartu fa la sua apparizione ad Arion e a Sky, dove la ragazza dice che si assomigliano molto e Simeon effettivamente ammette che potrebbe esserci una certa corrispondenza
corrispondenza. Qui c'è un nodo importante da sciogliere. La Eldorado teletrasporta nel futuro tutti i componenti della Remon e Todo, il presidente, spiega ai ragazzi cosa sarebbe accaduto al mondo se il calcio avesse continuato a esistere. Infatti il loro grande nemico è la New Gen, un'organizzazione di ragazzi dove alcuni sanno addirittura usare la telepatia o la telecinesi. Inizialmente vivevano pacificamente con gli altri umani, ma da un anno hanno dichiarato guerra all'Eldorado e colpiscono le loro sedi con armi speciali, che sparano delle fialette con la loro aura distruttiva. Hanno l'obiettivo di creare un mondo che appartenga solo a loro, spinti dal sentimento di vendetta contro tutti coloro che non li accettano. Gli ultraevoluti hanno proposto di partecipare al torneo Ragnarok, una competizione dove il vincitore deciderà l'esito del mondo. Scopriamo che la loro lunghezza di vita massima sperata è di 20 anni, quindi non gli rimane molto tempo per conquistare il globo e soprattutto far accorgere al resto delle persone della loro esistenza. Dopo aver sentito questa spiegazione, i giocatori della Remon accettano di partecipare al torneo Ragnarok sotto l'Eldorado. Ne va del futuro dell'umanità. Dopo aver distrutto la sede principale dell'Eldorado, con le sue macerie gli ultraevoluti costruiscono lo stadio Ragnarok dove si terrà il torneo. Simeon guarda negli occhi Faye e questo gli provoca un collasso, ricordandogli qualcosa, ma non sa proprio cosa. Durante la partita tra il Team Zan e l'Eldorado Team 1, Simeon lancia dei raggi verso Faye facendogli ricordare che era un ultraevoluto e che è stato sacrificato cancellandogli la memoria, così segna un'autorete e se ne va. È stato mandato nel passato per combattere contro chi non li accetta e per assicurarsi che il calcio non fosse in pericolo. È stato guidato da Simeon e dal professor Cryptix, che era contrario a cambiare una parte della storia e allora l'ha aiutato nell'impresa. Cryptix conosceva bene l'identità di Faye, ma guardandolo il ragazzo aveva degli occhi sinceri e il professore crede che sarà proprio lui a salvare gli ultraevoluti. L'Eldorado ha sviluppato un inibitore del gene UE che permette di aumentare la vita dei componenti della New Gen pur rinunciando ai loro poteri naturali. Grazie alle parole di Arion, Faye inizia a capire che tra lui e tutte le altre persone non c'è nessuna differenza, ma Simeon lo controlla e lo costringe a colpire coi propri poteri il terzo team dell'Eldorado. Interviene il benefattore X e gli intima di non ascoltare gli ordini del suo capo. Faye sviene per colpo del controllo mentale subito da Simeon e facciamo una scoperta sconvolgente. Il benefattore X è Asley Rune, suo padre. È entrato nella New Gen solo per stare vicino e averlo sott'occhio. Quando ancora Faye era piccolo, Asley si era accorto dei poteri soprannaturali che aveva il figlio e per proteggere sia la sua carriera all'Eldorado che il bambino ha deciso di abbandonarlo, ma non è mai riuscito a stare davvero lontano. Allo stesso tempo c'è anche un'altra rivelazione. Goldie è sua madre ed è stata contattata dal benefattore X per salvarlo dagli ultraevoluti. Goldie morirà dopo il parto di Faye, quindi non potrà conoscerlo veramente, ma c'è quel legame tra madre e figlio impareggiabile. Infatti più volte nel corso della storia Goldie si è presa cura del ragazzo, come quando l'ha sbloccato per evocare il suo spirito guerriero. Dopo le loro parole, Faye si abbandona ai suoi sentimenti, torna a far parte della Remon e riporta la Chronostone di Mark ai suoi veri compagni. L'Eldorado non sembra più innocua come sembra, infatti in caso di sconfitta della Chronostorm, composta dagli 11 giocatori più forti della storia, hanno pianificato di sedare con un gas ultraevoluti e iniettargli l'inibitore da loro creato, così da non dargli la possibilità di conquistare il mondo, ma questo Simon risolve trasportando lo stadio in un tunnel spaziale. Tutta la squadra utilizza il Mixmax fino ad arrivare al primo tempo con un risultato di 4-1 per la Lagoon, la squadra di Simeon. Dopo una clamorosa rimonta da parte della Chronostorm, conclusa con l'assalto invincibile, Simeon e tutta la squadra hanno capito che non sono solo compagni di sventura, accomunati da uno stesso potere, ma sono veri e propri amici che lottano fianco a fianco. Arriviamo in Azuma Eleven Galaxy, dove finalmente inizia il mondiale. La stagione si apre con le selezioni dell'Inazuma Japan, ma saranno solo 11 posti disponibili per far parte della nazionale, non uno di più. L'allenatore sarà il celebre Assero Black che fa delle scelte controverse, chiamando ben 8 giocatori che non abbiamo mai visto, tranne per Arion, Riccardo e Victor, che saranno l'ossatura della squadra. Il primo ostacolo per la Japan è un amichevole contro la Royal Academy, dove però sono visibili i limiti dei loro compagni. Scopriamo che sono tutti dei principianti, non hanno mai giocato a calcio, ma hanno delle grandi qualità in altri ambiti, sia sportivi che scolastici. La partita finisce con una disfatta per l'Inazuma, venendo sconfitta per un risultato di 10-1 per la Royal Academy. Perché l'allenatore Black ha scelto di reclutare dei novellini? Non era più semplice reclutare i migliori giocatori del Giappone per sfidare il mondo intero? Dopo la partita contro la Corea, che vale la prima partita di qualificazione, vediamo lo spogliatoio della squadra sfidante in disordine, con una strana sostanza che esce da uno scarpino. Cosa vorrà dire?
Shipwood, vedendo i risultati deludenti della squadra, fa un reclamo ad Axel Blaze che conosce la vera identità del Mister, ma continua a sostenere la sua scelta e dice che solo chi conosce la luce e le tenebre può guidare il Giappone in questa sfida, come se ci fosse dietro qualcosa di molto più grande rispetto a un mondiale giovanile, come anche avvertito da alcuni giocatori dopo la partita contro l'Arabia Saudita. Arriva il momento della finale di qualificazione dove l'Inazuma Japan affronta i lupi della bufera, la nazionale uzbeka. Alla fine della partita, conclusa con la vittoria del Giappone per un risultato di 5-4, avviene una trasformazione dei giocatori uzbeki. Perdono le loro sembianze umane e tornano alla loro origine, degli alieni che verranno portati via da una navicella spaziale. Si presenta un altro personaggio, che si congratula con i rappresentanti nipponici e gli annuncia che ora sono pronti a partecipare al vero torneo, il Gran Celesta Galaxy. È Axel Blaze a spiegare cosa sta accadendo. Da 3 mesi si dice che la Luna sia scomparsa a causa dell'enorme quantità di pulviscolo che ostruisce la luce della Luna, ma non è questa la verità. È stato Ozrock Boulder a cancellare il nostro satellite con una delle sue armi speciali. Al Consiglio Mondiale racconta di come a 188.000 anni luce dalla Terra c'è una stella che si chiama Phalam Medium e uno dei pianeti che gli gravita attorno è Phalam Morbius. Questo pianeta nel giro di qualche mese verrà risucchiato da un buco nero, quindi gli abitanti stanno decidendo di invadere i mondi vicini per appropriarsene e salvare le proprie vite. La Federazione Intergalattica ha scelto di non attuare una guerra sfruttando le armi, bensì una modalità pacifica, usando il calcio come oggetto di battaglia. Phalam Morbius, nel caso dovesse vincere, andrebbe a occupare quasi il 99% di tutti i pianeti della galassia, quindi l'unica possibilità per la Terra è di vincere il torneo per non far cacciare i terrestri. Questo è quello che si nascondeva dietro la competizione così controversa che non ci hanno voluto far sapere fino a questo punto, ed è così che nasce la Earth 11. L'unico allenatore disponibile per un compito così delicato era proprio Astro Black, l'imperatore oscuro, il famoso Ray Dark. Ma come fa a essere ancora in vita se Zulan Rice, quando era ancora allenatore dell'Italia, l'aveva ucciso? Ormai il cuore aveva smesso di battere, sembrava che non ci fosse più nulla da fare per l'uomo, ma i medici avevano preparato un farmaco non autorizzato e hanno deciso di usare Dark come cavia. L'esperimento è andato a buon fine, incredibilmente Ray è resuscitato, ma non gli manca ancora molto da vivere sulla Terra. Da quando è tornato in vita ha cominciato a vedere cose che prima non riusciva a visualizzare, delle bestie che dormono latenti nei più grandi giocatori. Alla squadra si aggiungono Zack Avalon, antenato dell'infernale Zanar Kavalonic, e JP che si nasconde nella navicella spaziale per viaggiare con gli altri nello spazio. Durante il soggiorno a Silica, Arion fa la conoscenza della principessa Katora del pianeta Eclissus, uno spirito. Gli darà una pietra luminosa, il primo frammento della speranza, che attira anche Ozrock, il suo assistente Meteo e, con un capriccio della regina Roleia, riescono a impadronirsi di Victor, sostituendolo con un altro alieno la cui provenienza non ci viene svelata. La regina vuole avere come re Victor e gli mostra tutta Phalam Morbius. Tumri, attuale assistente di Ray Dark e vecchio consigliere di Katora, racconta il cannone al plasma cosmico, un marchingegno che serveva per cancellare il buco nero, lo stesso che inghiottirà Phalam Morbius, per far sì che Eclissus non venisse risucchiato. Purtroppo non è stato ultimato, ma hanno costruito un mezzo di salvataggio per fare in modo che almeno la principessa si potesse salvare, ma decide di cedere il suo posto a Tumri, che riuscirà a salvarsi fondendo il suo spirito con quello di Glacia Vessel, una ragazza moribonda. Nel frattempo Victor è diventato cittadino di Phalam Morbius e cerca di sventare un tradimento da parte di Domica, ma si conclude con una sua reclusione, includendo anche Roleia. Riccardo, accorgendosi della versione aliena di Victor, capisce che dietro questa competizione non c'è solo in gioco l'esistenza della Terra, ma un complotto ancora più grande e accusa Ray Dark di non voler più salvare la galassia. Black ammette che il suo vero scopo è quello di impadronirsene attraverso lo sport che ha tanto maledetto, il calcio. Rinuncia alla carica della Earth 11, lasciando in confusione tutta la squadra. Ozrock ha tenuto in suo possesso in prigionia la principessa Katora e costringe Ptumri a collaborare con lui per salvare la galassia col fotocannone, o meglio, salvare la galassia per poi dominarla, usando il potere del cannone. Victor si unisce alla squadra di Phalam Morbius per sconfiggere la Terra e salvare il pianeta, ma forse non è proprio così. Il buco nero è 3 volte più grande rispetto a quello che ha risucchiato Eclissus, quindi la potenza programmata del fotocannone non è abbastanza. L'unico modo per cancellare il pericolo è sfruttare tutta la forza vitale che scoppierà durante la finale tra Earth 11 e Phalam Medius, così da distruggere il buco nero. Victor è entrato a far parte della Phalam Medius per spingere il più lontano possibile la forza di Arion e di tutti gli altri, per arrivare a concludere la potenza del fotocannone al plasma, così come ha fatto Ray Dark che ha assemblato un androide con le sue sembianze per smuovere la partita e salvare la galassia. Come avevo detto prima, l'obiettivo finale di Ozrock è quello di dominare l'universo e non solo di distruggere il buco nero. Dopo la vittoria della Earth 11 scopriremo anche il perché del piano di Ozrock. Il suo pianeta è stato conquistato da Phalam Morbius 200 anni prima degli avvenimenti e lui e i componenti della flora
Carlotta e Ixar sono stati ibernati e vivono con l'odio e collera nei confronti di Fala Morbius, colui che ha distrutto la loro popolazione. Lotteranno fino all'ultimo secondo, ma la Galaxy 11 riuscirà comunque a batterli, e Ozrok verrà perdonato da Roleia, che lei stessa gli chiederà scusa, offrendogli di diventare suo fidato consigliere per governare Fala Morbius. Il tutto si conclude con il salvataggio dell'universo e con il ritorno dei ragazzi sulla Terra, ma manca qualcuno, Astro Black, che, dopo aver salutato con un sorriso il treno, si smaterializza venendo colpito da un raggio laser di una navicella spaziale e, con l'avvento di Inazuma Eleven Victory Road, sembra proprio che la sua storia non sia ancora finita.